La terza guerra macedonica è stata una guerra combattuta dalla Repubblica Romana e il Regno di Macedonia, retto dal 179 d.C. dal re Perseo, figlio di quel Filippo V che aveva combattuto la seconda guerra macedonica. Perseo era un tenace antiromano e fomentò tale sentimento in tutta la Macedonia. Egli sposò la figlia di Seleuco IV, re dei Seleucidi, mentre la figlia di Perseo fu data in sposa al re di Bitinia, nemico di Eumene II di Pergamo, un alleato di Roma. La tensione tra Roma e il Regno di Macedonia e le rispettive clientele andava aumentando sempre di più, finché il re della Tracia, alleato di Roma, attaccò i Macedoni, ma fu però battuto dagli stessi. Roma, vedendo minacciati i suoi alleati e minata la sua autorità nella penisola greca, si mosse dichiarando guerra alla Macedonia. Le città greche si divisero allora tra due fazioni, una pro-romana ed una pro-macedone. Nel 173 Roma inviò dei commissari in Etolia e Macedonia, ma a questi non fu data l'opportunità di vedere Perseo. Per i romani era chiaro che Perseo si stava preparando alla guerra. Ad accrescere i timori del senato romano, Eumene riportò allo stesso di come Perseo si stesse preparando alla guerra già dal tempo del suo insediamento ed attualmente stava immagazzinando provvigioni per sfamare 30.000 soldati e denaro per reclutarne 10.000. Eumene avvertì il senato che Perseo avrebbe inoltre potuto invadere anche l'Italia. Perseo tentò di difendersi, ma il senato sostenne le tesi di Eumene. Divenuto inviso alla Repubblica Romana, Perseo tentò di assassinare il suo rivale Eumene, ma il tentativo fallì. Il piano venne però a conoscenza del Senato romano, che decise di intervenire con la forza in Grecia contro il regno di Perseo. Era iniziata la terza guerra macedonica. Nell'anno 171 le operazioni in Macedonia furono affidate al console Publio Licinio Crasso, mentre la flotta fu assegnata al pretore Gaio Lucrezio. Gaio Lucrezio, il comandante della flotta, fu inviato ad occupare Larissa per evitare che Perseo si fortificasse laggiù. L'esercito romano era composto da 2 legioni di 6.000 uomini, accompagnati da 16.000 alleati appiedati e 800 alleati a cavallo. I romani guadagnarono il supporto degli Epiroti, dell'Etolia e della Tessaglia. Le città principali della Beozia si schierarono esse pure coi Romani, come pure l'isola di Rodi, mentre il re dell'Illiria si dichiarava neutrale. Perseo poteva disporre di un grosso esercito di circa 45.000 uomini. Publio Licinio marciò dall'Epiro verso Larissa e si accampò a 5 km dalla stessa città, dove fu raggiunto da 5.500 fanti e 1.600 cavalieri alleati di Pergamo. Anche l'esercito di Perseo si stava dirigendo verso la città della Tessaglia, questo mentre la flotta romana penetrava nello stretto di Corinto e i marinai ponevano sotto assedio Aliartus, in Beozia. La città ben presto cadde e gli occupanti vennero venduti come schiavi e la città razziata. L'esercito di Perseo era provato dalla lunga marcia e il generale non azzardò l'assalto al campo romano, ma avvicinatosi provò per diversi giorni con schermaglie ad attirare fuori dall'accampamento l'esercito romano, finché un giorno venne ingaggiata battaglia. Perseo dispose la cavalleria trace sulla sinistra, mentre l'ala destra era composta dai fanti cretesi inframmezzati a cavalieri macedoni. Entrambe le ali erano appoggiate da cavalieri macedoni e da fanterie alleate. Al centro erano schierati i reparti della cavalleria sacra, accompagnati dai lanciatori di giavellotto e dai frombolieri. Publio Licinio schierò la fanteria pesante protetta dalle fortificazioni dell'accampamento, mentre la fanteria leggera e la cavalleria erano disposte di fronte ad esse. I due eserciti si scontrarono ed i Macedoni ebbero la meglio. Licinio decise allora di far intervenire le fanterie pesanti, per evitare la disfatta, e il re macedone, ritenendo più opportuno non rischiare di vedere rovesciate le sorti della battaglia fino a quel punto a lui favorevoli, ritirò le sue truppe. Le perdite romane erano state di 2.000 uomini, non molte ma comunque molto alte rispetto a quelle del nemico, e il generale romano decise di spostare il suo campo oltre il fiume. Perseo a questo punto cercò la pace, ma Licinio rifiutò. Intanto le operazioni in Beozia avevano condotto la città di Tebe ad arrendersi ai Romani. Attorno a Larissa si succedevano scontri più o meno grandi, in cui i Macedoni tentavano di sorprendere i contingenti romani intenti a fare provviste di grano. Durante l'inverno il re macedone lasciò Gonnus
una cittadella strategicamente importante poiché permetteva ai Macedoni l'entrata in Tessaglia, una forte guarnigione si ritirò in Macedonia. Licinio tentò la presa di Gonnus, ma fu respinto. Nel 170 a.C. le operazioni stagnarono. Le operazioni in Macedonia furono poste sotto il comando del console Ostilio Mancino e la flotta fu posta al comando del pretore Gaio Ortensio. Entrambi i comandanti però si macchiarono di gravi atrocità nei confronti della popolazione a loro sottoposta e vennero perciò posti sotto processo dal Senato romano. Nel 169 l'esercito per la campagna macedone fu posto al comando del console Quinto Marcio Filippo e la flotta del pretore Quinto Marcio Figolo. Durante l'inverno, protetto dalla neve e dagli attacchi romani, Perseo attaccò il re Gentus dell'Illirico e fece ritorno in Macedonia. In primavera Quinto Marcio salpò con 5.000 uomini di rinforzo verso la Tessaglia, mentre Figulo portò le sue navi nel Golfo di Corinto. Quinto Marcio marciò deciso verso la Macedonia attraverso la catena del Monte Olimpo in un'eroica marcia. Perseo evacuò la città di Dium, che fu occupata con sorpresa dai Romani. I Romani trovarono grosse difficoltà nel ricostruire le loro linee di vettovagliamento, poiché dovevano occupare i presidi nella valle del Tempio alle loro spalle, passaggio che avevano aggirato con la loro eroica marcia attraverso la catena del Monte Olimpo. Marcio proseguì verso sud in Magnesia per ricongiungersi con la flotta, e questo dette modo a Perseo di rioccupare Dium. Il 168 fu l'anno della svolta, con l'arrivo di Lucio Emilio Paolo al comando dell'esercito in Macedonia, del pretore Lucio Anicio al comando delle truppe nell'Illirico e di Gneo Ottavio a comandare la flotta romana. Emilio preparò accuratamente la campagna e inviò una commissione a raccogliere informazioni sullo stato delle operazioni e della logistica. La commissione riportò come l'esercito romano fosse sì avanzato in Macedonia ma senza risultati importanti dal punto di vista strategico, e fosse inoltre a corto di vettovagliamenti. In Illiria la posizione romana era più precaria e le truppe necessitavano di rinforzi immediati previa la perdita di quelle zone. La flotta inoltre scarseggiava di personale e gli uomini al suo servizio non avevano ricevuto il compenso a loro dovuto. Mentre il Senato assegnava 2 nuove legioni alla guerra in Macedonia, Perseo non stava ad aspettare e muoveva la sua diplomazia. Per prima cosa convinse con la promessa di un lauto pagamento il re dell'Illirico Gentus a schierarsi con i Macedoni. Poi ottenne che anche il re di Rodi si alleasse con lui ed approfittò di questi rivolgimenti per inviare emissari ad Eumene II e ad Antioco IV per fare pressione presso i Romani al fine di stipulare una pace tra le due parti in guerra da posizioni paritarie. Nell'Illirico, tuttavia, Anicio riuscì a sconfiggere il re Gentus. In Macedonia Perseo fortificò la riva del fiume Elpeus vicino alla città di Pitium, dalla quale Emilio avrebbe dovuto transitare per invadere la Macedonia. Per forzare il passo il console organizzò un'operazione molto articolata. Egli pubblicamente dispose l'invio di 5.000 uomini al comando di Scipione Nasica via mare verso Eraculum, per poi navigare lungo la costa e prendere alle spalle i Macedoni. Quando però le truppe erano in procinto di imbarcarsi, Nasica rivelò che il vero obiettivo era marciare nottetempo verso le montagne per occupare Pitium, città che avrebbe permesso l'accerchiamento dell'esercito macedone. Sfortunatamente per i Romani, Perseo fu avvertito da un disertore del piano romano. Egli inviò quindi rinforzi verso Pitium. Questi rinforzi furono però sconfitti, ma dettero il tempo ai Macedoni di riposizionarsi verso Pidna, un luogo pianeggiante ideale per dare battaglia utilizzando la sperimentata tattica della falange in uso presso i Macedoni. Nasica si ricongiunse ad Emilio e i Romani marciarono verso Pidna dove si accamparono. L'esercito romano si componeva quindi di 36.000 fanti e 2.600 cavalieri, oltre che di 22 elefanti. I Macedoni disponevano circa 40.000 fanti, di cui la metà falangiti, e 4.000 cavalieri. Il console si rifiutò però di dare battaglia senza prima aver avuto il consenso dagli Aruspici. Dopo i sacrifici agli dei, gli Aruspici rivelarono che i Romani avrebbero vinto la battaglia solo se non fossero stati loro ad attaccare. A questo punto accadde un fatto, ossia i due eserciti a piccoli gruppi si rifornivano d'acqua regolarmente dal fiume vicino ai due schieramenti, e 2 di questi gruppi si scontrarono.
Pare che fu un gruppetto di Romani a provocare i Macedoni per generare la reazione avversaria che avrebbe così adempiuto la profezia degli Aruspici. Ad ogni modo, da una scaramuccia ne conseguì la decisione di entrambi i generali di schierare i rispettivi eserciti a battaglia. I Macedoni schieravano le falangi al centro affiancate dalla fanteria leggera e alle estremità dai cavalieri. Analogamente i Romani schieravano le legioni al centro affiancate dai loro alleati, costituenti la fanteria leggera. Sulle ali disposero le cavallerie con quella alla loro destra supportata dagli elefanti. Il 22 giugno del 168 a.C. i due eserciti avanzarono l'uno contro l'altro verso le 3 del pomeriggio, orario più congeniale ai Romani che combattevano col sole alle spalle. Tuttavia al principio la superiorità della falange ebbe la meglio e i Romani iniziarono a perdere terreno. Inseguendo però i nemici su di un terreno irregolare, le falangi perdevano compattezza e tra i ranghi dei falangiti si aprivano pericolosi varchi. Accortosi di ciò, Emilio ordinò alle proprie corti di attaccare proprio in questi varchi le formazioni nemiche. Le legioni riuscirono in questo modo finalmente ad arrivare al corpo a corpo coi falangiti, che si trovarono ben presto a mal partito vista la superiorità romana in questo tipo di scontro. Allo stesso tempo l'ala destra romana aveva vinto grazie alla combinazione di elefanti e cavalieri, la controparte macedone, ed ora minacciava di accerchiare l'intero schieramento avversario. La situazione stava prendendo una brutta piega per l'esercito macedone che si dette alla fuga. I Romani inseguirono i nemici che lasciarono sul campo 25.000 uomini, mentre i Romani ne persero circa 100. Perseo scappò a Samotracia dove fu raggiunto e catturato da Gneo Ottavio e inviato prigioniero a Roma. Le conseguenze di questa battaglia furono enormi per il mondo mediterraneo. Le miniere d'oro della Macedonia furono poste sotto il controllo degli esattori romani e la Macedonia fu divisa in 4 regni clienti di Roma. Le città dell'Illirico furono occupate da guarnigioni romane e l'Epiro, in cui era scoppiata una rivolta, fu saccheggiato dalle truppe di Emilio nel viaggio di ritorno verso Roma.